All'inizio del V secolo a.C. Agrigento strinse un'alleanza con un'altra polis, cioè un'altra colonia greca di Sicilia, Siracusa. Siracusa allora era la città più potente e più ricca di tutta la Grecia occidentale. Pensate che 25 secoli fa qui a Siracusa vivevano 300.000 persone, mentre oggi ce ne sono all'incirca la metà. E sia Siracusa che Agrigento si trovarono a fronteggiare un nemico comune molto potente, Cartagine, che intendeva estendere il suo dominio sulla Sicilia. Nel 480 a.C., esattamente nello stesso anno in cui gli ateniesi battevano i persiani a Salamina, qui in Sicilia ebbe luogo un'altra battaglia, forse meno famosa ma altrettanto decisiva. La battaglia si svolse nella piana di Imera e ci è stata riportata da uno storico del passato, Diodoro Siculo. Diodoro racconta, forse esagerando un po', che l'orda di cartaginesi era addirittura di 300.000 uomini, ma la battaglia si concluse con una grande vittoria per le città della Sicilia e i cartaginesi furono sbaragliati. Fino a poco tempo fa il racconto di Diodoro Siculo era davvero l'unica testimonianza che avevamo di questa battaglia, ma da qualche tempo alcuni archeologi hanno cominciato a scavare e a rinvenire dei reperti e delle testimonianze dirette e indirette di questo scontro. E sono emersi anche tanti dettagli e tante curiosità sulla vita dei greci in Italia di quell'epoca. Sulla costa tirrenica della Sicilia, a pochi chilometri da Termini Imerese, su un altopiano, ecco emergere i resti di due templi. Poco distante, bassi muretti disegnano la pianta di alcuni edifici. È la testimonianza che qui un giorno sorgeva Imera, una piccola colonia greca. Sono stati i lavori di sbancamento per la nuova ferrovia Palermo-Messina a riportare alla luce una grande necropoli a occidente della città. Gli scavi devono procedere celermente per permettere l'avanzamento del cantiere della ferrovia. È una corsa contro il tempo per registrare, catalogare e smontare tutte le sepolture. Lo scavo è enorme, una trincea larga 40 metri e lunga 600. Gli archeologi hanno scoperto fino ad ora 9.000 tombe e diverse migliaia di reperti. È un'occasione unica per lo studio sistematico di una colonia greca. Di ogni reperto si registra l'esatta posizione, lunghezza, profondità a cui si trova. Tutto viene misurato, fotografato, disegnato, catalogato per creare una sorta di mappa digitale della necropoli. Un disegnatore riproduce su una serie di fogli lucidi una mappa dettagliata di tutta la necropoli in scala 1:20. Tutto quello che viene scoperto è riportato su questi fogli nella giusta posizione con tutti i dati relativi. È un lavoro certosino ed enorme. Se si unissero tutti i fogli si otterrebbe una mappa lunga 27 metri. Una volta identificati e catalogati, i reperti vengono portati al campo dove si procede alla pulitura e al restauro quando è possibile. I reperti sono i più svariati: grandi giare, vasi di tutte le fogge e dimensioni, oggetti personali come orecchini d'osso, oppure strigili per la pulizia del corpo. La mole dei ritrovamenti è tale che vari container sono stati riempiti fino al soffitto di materiali in attesa di uno studio approfondito. Sul campo gli operai scavano con delicatezza usando piccole spazzole e bisturi per rimuovere la sabbia che imprigiona un piccolo scheletro. Nel corso degli scavi gli archeologi hanno trovato la conferma dei racconti di Diodoro Siculo sulla battaglia del 480 a.C. Grazie all'archeologia abbiamo restituito il campo di battaglia, la zona della battaglia, che è esattamente dove c'è in parte la necropoli, e il dato eccezionale che abbiamo trovato 9 fosse comuni che dai dati archeologici certamente sono attribuibili alle sepolture dei soldati morti nella battaglia di Mera. Di che si tratta? Si tratta di sepolture, appunto fosse comuni, in cui vennero sepolti contemporaneamente dai 4 ai 59 cadaveri.
Dal punto di vista archeologico la datazione dei materiali ci riporta al 480, quindi siamo certi che il sacrificio di questi soldati imeresi, siracusani e agrigentini, che rivive nel ricordo di Doro Siculo, quindi nella storia, ora rivive anche attraverso la scoperta dei loro protagonisti. All'interno, in questi contesti diciamo, legati alle battaglie, ritroviamo scheletri che riportano i traumi diciamo, causati da diversi tipi di arma, che possono essere armi da taglio, come ad esempio si può notare su questo cranio, oppure comunque traumi come questa depressione sull'arcata sopraccigliare di questo stesso individuo. O anche punte di freccia, come si può notare nel piede destro di quest'altro individuo, si vede proprio la parte insomma, in cui entra la punta di freccia in bronzo, o anche il caso di questa scapola, in cui si vede perfettamente l'entrata posteriore e la punta che fuoriesce nella parte interna, diciamo. Un altro dato archeologico che è emerso dallo scavo delle necropoli, che si collega alla battaglia del 480, sono 25-26 sepolture di cavalli che sono sepolture nel mondo greco di questo periodo coloniale rarissime. Quindi avere trovato questi cavalli sepolti accanto alle fosse comuni l'abbiamo interpretato, e lo riteniamo un'ipotesi plausibile, come i cavalli che parteciparono alla battaglia. Sappiamo che nella battaglia uno dei punti di forza fu la cavalleria siracusana, quindi non è detto che trovandoci sul campo di battaglia questi cavalli che avevano dato il loro contributo alla vittoria greca fossero stati seppelliti insieme ai loro cavalieri. Gli imeresi, orgogliosi, eressero un tempio nella parte bassa della città per celebrare la vittoria e il trionfo sui barbaroi, come erano definiti tutti i popoli che non erano greci.